Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi affronteremo un tema molto importante, ovvero vi farò vedere come ottimizzare al meglio Home Assistant, quali plugin installare subito e come organizzare al meglio tutta la parte di configuration YAM e tutto il resto dei file. Quindi ragazzi non perdetevi questo corso. Tutto questo dopo la sigla. Bene ragazzi, allora partirei con aprire la nostra istanza di test di Home Assistant per farvi vedere che cosa fare appena installato e per questo vi rimando anche a un video qui in alto a destra che vi fa vedere come installarlo sia su Raspberry Home Assistant sia eventualmente su un'architettura Proxmox utilizzando dei mini PC. Noi consigliamo questa seconda opzione. Bene, entriamo a questo punto nella nostra istanza. La prima cosa sicuramente che andrà fatta è sistemare i parametri generali del sistema, quindi andiamo a controllare che effettivamente gli abbiamo dato un nome, che il fuso orario sia corretto, che le unità di misura e le valute siano corrette, che anche tutto il resto, la lingua, la nazione, sia a posto e a questo punto diamo aggiorna. Altra cosa da fare è sicuramente andare sulla parte rete e andare a dare un indirizzo IP fisso ad Home Assistant, quindi mi raccomando ragazzi non utilizzate gli HCP in Home Assistant. Ora settiamo anche il nome dell'host volendo, anche se ovviamente è un po' meno importante, andiamo a identificare l'IPv4 e invece di dare un DHCP andiamo su statico, ok? Qui ci sono i parametri della mia rete, ovviamente voi dovreste avere i vostri. Quindi in questo caso ha questo indirizzo IP, che vabbè, questa qua è una rete guest, questo è l'indirizzo del vostro gateway che normalmente sarà l'indirizzo del vostro router per intenderci, o il vostro diciamo router Vodafone, no? Se avete una classica installazione fibra o DSL che sia, e dovete specificare anche i server DNS. Allora, io vado a specificare dei server DNS che sono miei perché ho dei server interni nella mia rete per la gestione della risoluzione dei nomi dominio. A voi vi consiglio di specificare banalmente dei server di Cloudflare o di Google, ad esempio l'1.1.1.1, l'8.8.8.8 che è quello di Google, ok? E quindi dovrebbe bastare fare usare questi due server DNS. Poi farò comunque anche dei video per spiegare come creare un mini server DNS anche con Home Assistant. Qui abbiamo gli indirizzi IP, scusate, gli indirizzi DNS con cui viene esposto Home Assistant in internet e anche qua farò un video su come esporlo al meglio. E la rete locale lasciatelo pure in automatico. Il resto delle configurazioni non servono, quindi una volta che avete settato ETH H0 che corrisponde all'interfaccia wired, quindi all'interfaccia cablata, se invece avete il vostro Home Assistant collegato in wifi dovete utilizzare la VLAN 0, ma io non ve lo consiglio, vi consiglio assolutamente di utilizzare un cablato. A quel punto fate salva. Ok, queste sono le configurazioni di base da fare nel menu sistema di Home Assistant. Successivamente un'altra cosa importante da fare è andare a installare i primi plugin fondamentali. Allora, prima di tutto il mio consiglio è andare a cambiare il database di default che Home Assistant utilizza, che è SQLite, che non è proprio performante. Quindi io vi consiglio di mettere un MariaDB, ok? Quindi andando in componenti aggiuntivi e raccolta di componenti aggiuntivi andiamo a installare MariaDB, che è questo, che è un database. Quindi andiamo a fare installa e dovremo andare poi a fare una serie di configurazioni. Bisognerà creare prima di tutto la stringa di connessione a MariaDB e poi andremo anche a impostare, già che ci siamo, sempre nel configuration YAML, adesso vedremo anche come diciamo andare a manipolare il configuration YAML al meglio. Andremo a impostare il recorder, cioè ad esempio lo storico che Home Assistant deve tenere dei dati, ad esempio dei sensori, di quant'altro, e anche
Oltre a questo, ogni quanti secondi il DB deve fare dei commit, ovvero deve registrare i dati. Anche qua l'intervallo vi consiglio, adesso vi farò vedere un intervallo ben definito. Una volta che comunque abbiamo installato MariaDB, non ci resta che avviarlo, ma prima di fare questo io vi consiglio di abilitare Watchdog, perché in caso di arrest anomaly almeno viene riavviato il database. Vi consiglio di disabilitare l'aggiornamento automatico e di lasciare ovviamente esegui MariaDB all'avvio. Prima di tutto andiamo sulla parte di configurazione e andiamo a mettere database, possiamo lasciare tranquillamente Home Assistant, username Home Assistant, andiamo a mettere una password del database, che in questo caso io metterò una password molto semplice. Ok, voi ovviamente mettetene una decente. Il database in questo caso in questione, lui lo prende già, è Home Assistant, vedete? Ok. Quindi una volta fatto questo possiamo tranquillamente avviare MariaDB. Scusate, mi sono dimenticato ho messo la password ma poi non ho salvato. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diamo un salvataggio. Ok, mettiamola tra apici quando dà questo errore e avviamo il componente. Attendiamo che il componente è avviato, lo vediamo anche qua, è stato creato un nuovo MariaDB database e è stato startato il plugin. A questo punto vi consiglio come successivo plugin da installare Visual Studio Code. Ok, io l'ho già installato Visual Studio Code, e questo Studio Code Server per la precisione. Qua non servirà mettere il watchdog, non serviranno configurazioni particolari, ma vi consiglio di flaggare mostra nella balla laterale in maniera tale che potete poi utilizzarlo da questa parte. Ok, una volta che avete installato questo, avviamo Studio Code Server, perché adesso dobbiamo andare a fare delle configurazioni appunto per MariaDB. Allora, che configurazioni serviranno per MariaDB? Prima di tutto servirà inserire la stringa di connessione e quindi io vi consiglio di inserirla in questo file YAML. Se non ce l'avete lo dovrete creare, secrets.yaml, che qua andremo a mettere, come dice il file stesso di Home Assistant, una serie di password, chiavi, insomma cose che vogliamo tenere un po' nascoste dal configuration iniziale diretto. Ok, ora andiamo a scrivere la parte di MariaDB, quindi la chiamiamo banalmente MariaDB, due punti, e qua andiamo poi io l'ho già scritta, magari inizio a copiarla così vi faccio vedere. Quindi si può mettere tranquillamente questa sintassi qua, MySQL due punti / Home Assistant, che è il nome ovviamente, poi c'è la password, che in questo caso la nostra era questa qua, ma prima, una volta fatto questo, ci basterà mettere il resto con la chiocciola, col MariaDB, ancora Home Assistant, database e user in sostanza, perché li abbiamo chiamati uguali, quindi user, password, database, char7, che è un UTF-8, e ok, e a questo punto abbiamo creato la nostra stringa MariaDB. Ora, cosa dobbiamo andare a fare per poterlo utilizzare? Vabbè, semplicemente andiamo nel configuration. Vi ricordo che per includere la parte di secret dovete avere comunque almeno default config due punti, diciamo quello che di base già vi dà Home Assistant. Ok? Ora dovremo andare a dirgli ad Home Assistant appunto di utilizzare MariaDB, e come lo facciamo? Lo facciamo con il tag recorder, e nello specifico vi faccio vedere qual è una configurazione utile e consigliata, che è questa. Allora, dove andiamo a dirgli? Recorder, due punti, il commit interval io gli darei un 20 secondi, dopodiché gli darei un purger keep day, cioè per quanti giorni dobbiamo ottenere i dati e poi cancellarli. Nel nostro caso io ho messo 15, a voi vi consiglio di verificare quanti sensori avete, quanto spazio su disco ovviamente avete, però non consiglio di andare oltre i 90 qua.
e la parte di BURL, che appunto è quella che abbiamo fatto con MariaDB, ovvero andargli a specificare l'URL tramite questo costrutto che va a prendere direttamente nel file secrets. Che cosa va a prendere? Va a prendere MariaDB, quindi va qua e prende esattamente questo e nello specifico lo sostituirà con questo, ok? Perfetto. Quindi facendo questa semplice operazione noi abbiamo già detto a Home Assistant di utilizzare MariaDB e gli abbiamo già dato una serie di parametri e di paletti per poter ottimizzare la parte di database. Si può utilizzare anche un altro costrutto che serve addirittura per identificare quali domini, quindi ad esempio solo per gli switch tienimi un determinato storico, solo per i binari sensor tienimi un altro determinato, ma lo vedremo in un corso più avanzato. Per il momento adesso vediamo le cose fondamentali. Ok, terminata questa parte qua, per rendere effettive le modifiche bisognerà ovviamente andare a riavviare la nostra istanza, quindi noi andiamo a farla. Per riavviare la nostra istanza andremo su strumenti per sviluppatori, ricordatevi di verificare la configurazione, che non abbia problemi, e a questo punto andremo a riavviare. Qua mi dice se riavviare rapidamente Home Assistant o riavviarlo proprio tutte le automazioni di script in esecuzione, perché le interrompe completamente. Qua invece no, io adesso vado tranquillamente a riavviare proprio completamente e attendiamo appunto che riprenda il funzionamento normale per andare a vedere altre cose da sistemare. Adesso, appena si riprende, andremo a vedere come organizzare al meglio tutti i file di Home Assistant, quindi script, binari sensor, MQTT sensor, eccetera, eccetera. E lo faremo tramite, prima di tutto, una configurazione lato configuration YAML. Allora, nella maggior parte dei casi molte persone tendono a buttare all'interno del configuration YAML, quindi torniamo sul nostro studio server nel frattempo che questo si avvia. Ok, tendono a buttare nel configuration YAML tutto, ok? Invece io consiglio assolutamente di dividere tutti gli script, tutte le automazioni, tutti i binari sensor in file dedicati e addirittura, vi dirò di più, in cartelle dedicate. Quindi allora, la prima cosa da fare, prima di andare ad entrarci in questa tematica che vi ho appena illustrato, è definire la parte di logging anche, vi consiglio. Come la andiamo a definire? La andiamo a definire col tab logger e gli andiamo a dire che devi considerare come default i warning, ok? Quindi questo ci consentirà di avere a livello di log, quindi Home Assistant log, una serie di messaggi diretti e scritti. Poi andiamo a vedere invece la parte di organizzazione file. Allora, nel momento in cui, per esempio, avete tanti binari sensor e volete utilizzarli in un file a parte, vi basterà scrivere qua sopra, come vedete per questi altri file, binari sensor, che ve lo propone già lui, due punti, include ovviamente, e il nome del file che conterrà i vostri binari sensor. Quindi, per farla semplice, ma adesso ve la complico, andiamo a mettere, scusate, binari sensor.yaml. Ovviamente sensor, magari se riesco anche a sensor a scrivere .yaml, ok, ovviamente andrà creato qua, quindi come faccio a crearlo? Seleziono config, clicco new file e andrò anche qua a chiamarlo binari underscore sensor.yaml, ok, e quindi qua potrò andare a definire tutti i miei binari sensor, ok. Questa cosa è utile nel momento in cui ho pochi binari sensor, però nel mio caso, ad esempio, nella mia installazione ne ho tanti e li vorrei anche dividere per argomento, cioè quelli che ho creato per, ad esempio, gestire gli scelli, quelli che invece sono su rete Zigbee, quelli che invece sono di base, quindi dei binari sensor generali. Come faccio a fare questo? Sfrutto le cartelle, ok? Quindi per fare questa cosa, ad esempio, ve la faccio vedere invece che sui binari sensor, sui sensor, ok? Visto che adesso vi ho fatto vedere come includere un singolo file.
con quest'altra sintassi sotto invece, sensor include dir merge list sensor, andrò a dirgli che lui troverà tutti i sensori sotto la cartella sensor, però per far questo, anche in questo caso, devo andare qua a creare una cartella sensor, ok? E sotto sensor a questo punto posso creare ad esempio shelly.yaml, ok? E qua metterò tutti i sensori che si riferiscono ai miei shelly, piuttosto che un altro file zigbee.yaml, qua tutti i sensori che derivano da periferiche Zigbee. Ora, come faccio e che sintassi devo utilizzare all'interno poi dei file singoli sfruttando il costrutto include dir merge list? Allora, ve lo faccio vedere. Ad esempio, proviamo a definire un qualsiasi sensore, per esempio prendiamo uno shelly, ok, veramente, anche se vi ricordo che ad esempio se voi utilizzate degli shelly in MQTT c'è un'altra sintassi, quindi anzi vi faccio vedere un altro sensore che può essere interessante poi anche ai fini di MariaDB, quindi di recuperare una serie di parametri su MariaDB, che poi era una cosa che vi volevo già far vedere alla fine. Allora andiamo a mettere quindi un altro file qua e mettiamo generici.yaml, ok? All'interno di generici ci mettiamo il MariaDB, quindi utilizziamo una platform SQL, il DB URL ovviamente di MariaDB servirà sempre, e la query da effettuare sul database per avere una serie di informazioni che potrebbero essere interessanti. Ok? Ora, cos'è importante in questo caso? Capire che tutti i sensori che andremo a fare e a mettere qua sotto, ad esempio provo a metterne un altro che monitora gli stati di Home Assistant in termini di prestazioni, devono essere preceduti da una merge list, quindi da questi, ok? Da una lista e deve essere scritta esattamente in questo modo. In questo modo mi ritroverò dei sensori per ad esempio l'uso del disco, per la memoria libera, l'OAD dei 5 minuti, il processore, eccetera, eccetera. Ok, ma questo era semplicemente per farvi vedere, allora, uno, come devono essere utilizzate poi i sottofile che creo all'interno delle cartelle, e due, anche per avere già appunto questo tipo di informazioni. Ok? Ora, nel momento in cui faccio questo, vi ricordo che poi sarà sempre necessario riavviare Home Assistant, o riavviarlo in parte. Quindi anche qua andiamo a verificare e la configurazione che ho appena scritto l'ho scritta bene, funziona. E quindi qua possiamo ricaricare o tutta la configurazione YAML o specifiche cose, ok? Quindi io in questo caso posso anche tranquillamente ricaricare tutta la configurazione YAML, ok? A questo punto potrei trovarmi all'interno dei miei sensori, quindi proviamo a vedere se già me li ha trovati quelli nuovi che ho appena definito, o no. Se non me li ha trovati andrò a fare un bel refresh a questo punto di tutto, quindi andrò a riavviare, andiamo a riavviarlo direttamente. Riavvia, come abbiamo fatto prima, tutto Home Assistant e attendiamo la fine. Bene, riavvio terminato, ora andiamo a vedere se ad esempio troviamo il nuovo sensore che abbiamo creato qua, last boot o processor use. Per andare a cercarlo ci basterà andare su strumenti di sviluppatori, andare qua, processor use, come potete vedere me l'ha già creato e mi dà lo stato, che in questo caso è utilizzato al 3%, e una serie di altri parametri. Bene, quindi vi ho fatto vedere come impostare lato configuration i file e organizzarli al meglio. Ora vi faccio vedere anche come fare la stessa cosa con la parte MQTT, perché è leggermente differente. Quindi se noi abbiamo dei sensori MQTT, anche qua invece di buttarli tutti nel configuration YAML è meglio organizzarli
più o meno con le cartelle, più o meno perché? Perché qua addirittura possiamo fare una cosa ancora migliore. E come facciamo? Allora, sempre prima di tutto nella parte di configuration dobbiamo andare a dirgli come andare a leggere appunto la parte MQTT, e io vi consiglio, poi vi ricordo che tutti questi script comunque per gli abbonati li trovate in descrizione. Fino a qua, se il video vi è piaciuto, ragazzi, metteteci un bel like e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Allora, torniamo a noi, quindi la parte MQTT io la organizzerei in questa maniera. Quindi andiamo a definire MQTT due punti, quindi dove troviamo tutti i nostri sensori MQTT. Per quanto riguarda gli switch, li troviamo in MQTT switch, quindi dovremo creare una cartella MQTT che conterrà switch, un'altra cartella, cioè la cartella MQTT conterrà un'altra cartella che è switch, che è sensor, binary sensor, light, cover e climate. Perché? Perché ad esempio io ho tanti sensori che vado a gestire con MQTT, che vi consiglio anche a voi ragazzi. Infatti il prossimo plugin che vi farò vedere come installare sarà Mosquito, che è il plugin appunto il broker MQTT. Ok, quindi io vi consiglio di organizzare il tutto in questa maniera. Quindi andiamo a creare un esempio solo, vi faccio vedere. Quindi andiamo qua, configuration, creiamo una nuova cartella che sarà il padre delle cartelle, quindi MQTT, al suo interno un'altra cartella che, scusate qua ho sbagliato, qua ho creato un file, non ho creato una cartella, quindi andiamo un attimo a cancellarla, così vi faccio vedere anche il menu col tasto destro. Ok, quindi torniamo su config, andiamo a creare una nuova cartella che chiamiamo MQTT, sotto questa cartella MQTT ne creiamo un'altra che chiamiamo sensor, per esempio sensor. Sotto questa cartella sensor possiamo iniziare a creare il file, quindi ad esempio shelly.yaml, perché qua ci saranno tutti i sensori sotto, quindi MQTT sensor Shelly, metterò tutti i sensori Shelly, ok? Quindi nello specifico, per fare anche qua un esempio su com'è poi la sintassi all'interno, perché cambia rispetto a quella precedente. Quindi aspettate un attimo che recupero un sensore Shelly, per esempio questo, e dovrete andarli a definire in questo modo. Ok, quindi sempre con il nostro meno nome, quindi non ci sarà più necessità di mettere platform due punti MQTT come avveniva per le vecchie versioni, ma nome direttamente, state topic, value template e tutto il resto delle informazioni che ci servono. Per un altro stessa cosa, nome, e via via su tutto il file, così organizzato come meglio credete. Ok, qua abbiamo visto già come configurare gli shelly, vi rimando a un video per la configurazione manuale degli shelly, che lo shelly smoke l'ho appunto configurato in maniera manuale, quindi vi lascio il link qui in alto a destra. Bene, quindi abbiamo visto anche come organizzare al meglio tutta la parte di ovviamente di file esterni al configuration e non mettere tutto all'interno del configuration. Poi qua abbiamo già di default vengono anche gestite le automazioni, ma io vi consiglio assolutamente di togliere le automazioni di Home Assistant e di utilizzare da subito Node-RED immediatamente. Gli script invece vi consiglio di tenerli così. E adesso andiamo a vedere velocemente la parte di package. Perché voglio farvi vedere la parte di package? Perché la parte di package è interessante per creare dei piccoli progetti. Ad esempio, uno dei prossimi corsi sarà come creare un allarme e gestirlo direttamente con Home Assistant e anche Node-RED per la parte automazioni. E cosa sfrutteremo? Sfrutteremo i package, perché nei package è possibile mettere e organizzare tutta una serie di sensoristica particolare e non particolare, quindi i sensor, no, che ci servono per l'allarme li andremo a definire nel package, non li sto lì a definire qua nella parte diciamo più generica, no? Perché è proprio ad uso e consumo di quel package. Allora, prima di tutto devo andare a dirgli dove saranno i miei package, quindi probabilmente sarà necessario mettere una bella cartella. Quindi come faccio a fare questa cosa? Anche in questo caso dovrò andare nel mio configuration e andare a definire il costrutto package. Quindi adesso andiamo a cercarlo, che così lo prendo direttamente da qua. Però questo costrutto dovrà essere sotto un'altra direttiva, che è la direttiva
Home Assistant, che lui la propone, 2 punti. A questo punto potrò mettere qua sotto package, include dir name, a questo punto package. Una volta fatto questo, allora qua c'è un po' troppi spazi, ne togliamo uno, ok. Una volta fatto questo devo andare anche a creare la mia cartellina sotto configuration, ok? Quindi creiamo la mia cartellina, che la chiamiamo package. A questo punto creiamo un file e lo iniziamo già a creare allarme giorno, per esempio, .yaml, ok? All'interno di allarme giorno io posso definire una serie di sensori, binary sensor, switch, input select, tutto quello che mi può servire per appunto gestire a questo punto il mio allarme giorno ed averlo ben organizzato in un package. Ecco, i package li utilizzano anche appunto i plugin Axe ad esempio, no? Quindi è tutto organizzato tramite package, oppure quando andate a scaricare qualcosa in internet che vi dà una serie di funzionalità aggiuntive, normalmente si organizzano tramite package, ok? Ora vi faccio vedere l'esempio di un package creato da me, molto semplice, che è la gestione degli io ho delle stufette, diciamo, elettriche in bagno, degli Argo Chic, ok? Ed è tutta questa roba che ho appena incollato. L'ho organizzata qua perché erano tante cose da creare, no? Per creare dei termostati, perché ho simulato dei termostati, perché gli Argo Chic possono essere comandati solo tramite infrarossi, tramite Broadlink, ok? E ho creato una serie di script, di automazioni, eccetera, eccetera, per semplificarmi la vita con l'utilizzo dell'Argo Chic, e adesso sono automatici come se avessi un telecomando lato Home Assistant. E in più ho creato proprio anche delle entità Climate per renderli come se fossero poi di fatto dei termostati, ok? Quindi vi faccio un esempio: per all'interno di un package definire gli script, basterà mettere script 2 punti e andare a definire tutti i miei script, ok? Come vedete qua ho definito tutti i miei script. Io ne ho n di termoventilatori, e quindi invece di metterle gli script all'interno del file script e poi magari averne un casino e non ricordarsi più dove sono le cose, qua è organizzato bene. Stessa cosa i binary sensor, tutti i binary sensor che mi servono per gestire le mie automazioni degli Argo Chic li ho messi qua, quindi in questo caso addirittura ho definito dei template binary sensor, ok? Come potete vedere. I sensor, stessa cosa, li ho messi sempre qua. Bene, quindi questo è semplicemente per farvi vedere le potenzialità che hanno i package. Ok, adesso cancelliamo questo perché qua non sarà ovviamente contenuto questa parte qua, ma è la base per iniziare a progettare un allarme. In questo caso farò una piccola sicurezza giornaliera, mettiamola così, gestita poi anche con Node-RED, e vi farò vedere come farla al meglio, quindi sfruttando le zone, dividendo i sensori, appunto i peer, piuttosto che i contatti per zona, perimetrale, interna, eccetera, eccetera, come allarmare creando un pannello di alarm con la tastiera e tutto quanto. Insomma, vi raccomando, non perdetevi il prossimo corso su questa tematica, che comunque uscirà a breve. Ok ragazzi, io ho terminato. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere cosa fare subito, immediatamente, quando installate una nuova stanza Home Assistant. Ci sono anche tante altre cose, infatti questa è una prima parte, poi farò la seconda, che ad esempio andremo a concentrarci un po' più su alcuni aspetti legati a dei plugin, quali ad esempio Mosquito Broker, Zigbee to MQTT, eccetera, eccetera, come installarli anche quelli al meglio, sfruttando i canali corretti per le chiavette ZB, quali chiavette vi consiglio di acquistare piuttosto che quali evitare, eccetera, eccetera. Insomma, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi e seguiteci. Allora, come sempre, metteteci un bel like, abbonatevi per sostenervi, per ottenere l'accesso anticipato ai video e anche per ottenere tutti gli script che vi faccio vedere nei vari corsi. E niente ragazzi, io quindi vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao ragazzi!